Benvenuti a Bitácora de Filosofia. Oggi vi parlerò di un argomento scottante e allo stesso tempo affascinante. Le migrazioni umane, ma voglio farlo senza entrare in polemica con nessuno, limitandomi unicamente a capire perché si verificano e a cosa obbediscono i cambiamenti che sperimenta questo fenomeno, che a quanto pare risulta consustanziale alla nostra specie. Per questo motivo, il metodo più adatto per l'analisi delle migrazioni è l'approccio storico, che non deve essere confuso con la semplice successione cronologica. Le migrazioni sono condizionate dalle circostanze proprie del contesto in cui avvengono. In ultima analisi, i movimenti migratori non dipendono dalla simpatia o dal rifiuto che possono generare, né dalla voglia delle persone di spostarsi da un luogo all'altro, bensì dalla realtà che ogni generazione di emigranti trova al momento di venire al mondo. Una realtà che è frutto dell'attività delle generazioni umane che l'hanno preceduta. Questa realtà può essere un villaggio del Neolitico, una polis greca, la Roma imperiale, l'Inghilterra della fine del XVIII secolo o la Cina dei nostri giorni, nessuna delle quali è comprensibile al di fuori del sistema di relazioni e interconnessioni che le hanno rese possibili. La realtà che ci accoglie quando nasciamo include un determinato grado di dominio sulle forze della natura, sul vento, sull'acqua, sulla trazione animale, sulle proprietà meccaniche dei corpi solidi, liquidi e gassosi, sui processi chimici e biologici. Tutte forze poste al servizio dei bisogni umani e tradotte in un'infinità di manufatti. Oltre a un determinato grado di dominio sulle forze naturali, la realtà in cui noi esseri umani ci muoviamo include consuetudini, credenze, pregiudizi e conoscenze più o meno strutturate, tecniche di creazione artistica e forme di organizzazione politico-giuridica che condizionano, anch'esse, i movimenti migratori. Si pensi ai modi di interagire con la natura nell'Egitto faraonico e nell'Atene di Platone, o alle forme d'arte o di organizzazione politica, o alle idee riguardo al diritto e alla giustizia, o ancora alle forme e possibilità di mobilità degli egizi e degli ateniesi. Abbiamo già detto che le migrazioni accompagnano la storia umana fin da tempi remotissimi. La specie Homo sapiens, nello specifico, da quando compare in Africa circa 300.000 anni fa, sarà protagonista di un movimento migratorio che la porterà a occupare quasi tutta la superficie del pianeta. Il dominio del fuoco si è rivelato fondamentale all'inizio di questa avventura, poiché ha ampliato notevolmente le possibilità di adattamento ad ambienti freddi, oltre a fornire protezione dai predatori e nuove forme di preparazione degli alimenti. Esistono due grandi tappe nella storia delle migrazioni. La prima abbraccia l'epoca del nomadismo, ovvero il lungo periodo in cui l'Homo sapiens dipendeva fondamentalmente da ciò che cacciava, pescava e raccoglieva. È quello che i ricercatori denominano Paleolitico. Durante il lunghissimo periodo paleolitico si sviluppa una grande varietà di forme di abitazione e uno strumentario sempre più diversificato. Lance, asce, grattatoi, bulini, arpioni, aghi d'osso e, in fasi successive, l'arco e la freccia, tra molte altre innovazioni. In quei tempi, un'improvvisa scarsità di cibo costringeva le comunità umane a spostarsi o a frazionarsi, affinché una parte di esse si dirigesse a occupare un nuovo territorio. Una grave scarsità di risorse poteva essere dovuta a catastrofi naturali, epidemie o alla crescita demografica stessa della comunità. Il continuo ripetersi di queste frammentazioni, dispersioni e isolamenti ha contribuito nel corso dei millenni alla straordinaria diversità etnica, linguistica e culturale del genere umano. In un determinato momento di questo continuo processo di cambiamento di habitat, quando un popolo o parte di esso si vedeva costretto a emigrare, poteva scoprire che il territorio verso cui si dirigeva era occupato da un altro popolo che doveva in qualche modo sottomettere o assimilare e, se ciò non gli era possibile, doveva tentare la fortuna da un'altra parte. La seconda grande tappa dei movimenti migratori presuppone l'esistenza di insediamenti popolativi permanenti o comunità sedentarie. Questa fase si caratterizza prima di tutto per la produzione attiva dei mezzi di sussistenza. L'essere umano smette di dipendere dal cibo fornito spontaneamente dalla natura e passa a procurarselo attraverso l'agricoltura e l'allevamento di animali. Questo cambiamento è noto come rivoluzione neolitica. Tuttavia, il passaggio dal nomadismo al sedentarismo non avviene dall'oggi al domani, né allo stesso modo ovunque. Ci furono villaggi che cambiavano insediamento alla ricerca di terreni più fertili e popoli pastori che praticavano la transumanza per assicurare foraggio sufficiente ai greggi. Ma questa itineranza diventa sempre più insolita man mano che nelle diverse comunità la rivoluzione neolitica si completa con successivi progressi tecnologici, come quelli legati all'irrigazione, al trasporto, allo stoccaggio e alla conservazione dei viveri. La capacità di produrre eccedenze aprì in molte società neolitiche e post-neolitiche la possibilità di accumulare ricchezza. In determinati contesti favorì la proprietà privata della terra e dei suoi frutti. L'indebolimento dell'organizzazione tribale dominante, la comparsa di differenze tra gli individui a seconda della grandezza del patrimonio posseduto e, a lungo termine, la nascita di forme politiche sempre più complesse che sfociano nella formazione dei primi stati.
L'Atene di Solone è un caso che illustra la grande varietà di gruppi sociali che le vicissitudini della mutevole fortuna potevano arrivare a produrre. La comparsa di una massa considerevole di spossessati di fronte a un gruppo ristretto di ricchi è ugualmente fondamentale per il successivo sviluppo delle migrazioni. Perché quando una comunità crea i mezzi per produrre un abbondante surplus economico, si sviluppa in genere uno scambio commerciale intenso e stabile, che va oltre i confini comunali. Un commercio di questo tipo si trasforma in una condizione ineludibile per l'esistenza e la fisionomia del popolo che lo pratica, e apre nuovi canali alla circolazione di grandi masse di individui verso diverse destinazioni geografiche. Così, ad esempio, durante i primi secoli del primo millennio prima della nostra era, società intensamente legate al commercio stabilirono enclave per facilitare il controllo delle vie terrestri e marittime che conducevano a mercati di beni manifatturati e materie prime. I fenici di città come Tiro e Sidone crearono un'estesa rete di insediamenti attraverso il Mediterraneo. Poco dopo, città ioniche come Mileto e Focea fondano le cosiddette Apoichiai, che assorbono l'eccesso demografico e, in un determinato momento, la popolazione che sfugge all'invasione persiana. Le Apoichiai ioniche finiscono così per trasformarsi in altrettanti mercati eretti con popolazione migrante. Questo è tutto per ora. Nei prossimi episodi continueremo ad analizzare altri capitoli dell'affascinante storia delle migrazioni. Spero che mi accompagnerete. A presto!